Salute a tutti! Con questo video interrompiamo la trattazione del tema Giancarlo Lotti, dopo la fine della serie Lotti il pentito. Ci dedicheremo per qualche settimana a argomenti extra, cominciando da Zodiac. E questo sarà un video dedicato a Zodiac. Sapete, chi mi segue sa che io ho realizzato già 4 video riguardanti l'ipotesi che Zodiac fosse diventato il mostro di Firenze. In particolare questo video sarà dedicato, direi, esclusivamente a Zodiac. Il mostro di Firenze c'entrerà poco. Perché sono stato solleticato dall'intervento di uno spettatore sotto il video di intervista che mi ha fatto il buon Rino Casazza a interessarmi di un argomento riguardante Zodiac, che è quello dei suoi messaggi cifrati. Io sì, ne avevo parlato nei miei 4 video, ma non avevo mai approfondito, fino a che questo spettatore mi ha scritto così: dire che Zodiac avesse il lobby dell'enigmistica mi pare davvero una cosa molto riduttiva. Zodiac ha creato dei messaggi cifrati di grande complessità e molto probabilmente era molto esperto di crittografia, perché ha usato tutta una serie di tecniche note solo in volumi scritti da esperti della NSA americana, credo che sia National Security Agency. Infatti, per decrittare uno dei suoi crittogrammi ci sono voluti 50 anni, e grazie solo alla potenza dei computer di oggi e da persone molto esperte. Dice questo spettatore, che per la cronaca si chiama Admin Lewis: tu hai detto di Zodiac che era un appassionato di enigmistica, ma era molto di più, dice lui. Era un esperto di crittografia. E questo sarà vero? Io ho risposto così: pensa che sia così difficile inventarsi un metodo di sostituzione di lettere molto complesso? Il difficile è indovinarlo. Certo, se Zodiac avesse usato i magheggi di Amicone in un testo lungo, ci sarebbe voluta tanta fantasia più che un computer. In verità non me ne sono interessato, ma se lei ha la possibilità di indicarmi la documentazione della decifrazione, sia del 408 che del 340, prova a dare un'occhiata. Allora, chiariamo alcuni elementi, alcuni concetti che sono espressi in questa mia risposta. Innanzitutto, il 340 e il 408, anzi il contrario, perché prima viene il 408, poi il 340, sono i 2 messaggi lunghi cifrati inviati da Zodiac. Amicone, Francesco Amicone, è il giornalista che ha presentato l'ipotesi che il Zodiac fosse diventato il mostro di Firenze, e si è cimentato anche nella decifrazione di alcune parti dei messaggi di Zodiac, alcuni piccoli messaggi. Si è cimentato, a mio giudizio, io l'ho anche detto nei video che ho realizzato, non applicando metodi matematici affidabili, ma affidandosi più alla sua fantasia, no? Ecco, se Zodiac avesse usato quelli che secondo Amicone erano i suoi metodi fantasiosi nei messaggi lunghi, nessuno li avrebbe mai decifrati, cioè Amicone si è cimentato in brevi scritte, e lì ha usato questa sua fantasia. Poi cos'altro ho detto? E poi il discorso che mi viene rimproverato, che Zodiac sarebbe appassionato di enigmistica, cioè sarebbe uno come tanti, no? Che ce ne sono tanti che sono appassionati di enigmistica. Allora io, così, nel poco che ho visto, ho avuto questa impressione, cioè lui è appassionato di indovinelli e così, di questi messaggi cifrati, ma non ho visto così a occhio che dietro ci fosse qualcuno veramente padrone della materia della crittografia. Per cui chiedo a questa persona di darmi le fonti da cui capire se veramente dietro questa crittografia c'era una persona competente. Perché in effetti non sono mai andato a fondo dei metodi che Zodiac usò per crittografare i suoi messaggi. Allora io mi aspettavo che questo spettatore mi desse questa indicazione, ma non me l'ha data, non ha risposto. E la cosa, devo dire la verità, mi ha fatto pensare, come in altre occasioni ho avuto la possibilità di verificarlo,
che tra gli appassionati italiani almeno di Zodiac non ci sia grande competenza, cioè in Italia ci si è, grazie soprattutto a questa ipotesi di Amicone che così ha acceso la fantasia di tanti, ci si è buttati su questa ipotesi e sulla figura di Zodiac, ma approfondimenti veri e propri non se ne sono fatti. Infatti io nelle mie ricerche di questi metodi che Zodiac avrebbe usato per crittografare i suoi messaggi in italiano non ho trovato niente, non l'ho trovati, magari ci saranno anche, io non li ho trovati. Allora, visto che lo spettatore non mi ha risposto e visto che comunque l'argomento solleticava il mio interesse, mi sono messo io a cercare in rete questi strumenti per capire come aveva lavorato Zodiac e ho trovato qualcosa. Me li sono guardati, non è che io ci ho perso chissà che, intendiamoci, però insomma ci ho perso un po' di tempo e quello che ho capito a questo punto vorrei trasmetterlo a tutti voi. Anche agli appassionati del mostro di Firenze che in qualche modo devono fare i conti anche con Zodiac, no? Per il successo che ha avuto e sta avendo ancora questa ipotesi. È recente un filmato su Cusano TV dove si continua a parlare di questa ipotesi. E poi magari gli zodiachisti italiani che non hanno avuto tanta voglia di mettersi lì e cercare di capire come ha lavorato Zodiac su questi cifrari, magari guardando questo video hanno qualche notizia e magari poi loro stessi possono aver voglia di andare ad approfondire. Per cui cominciamo a parlare di questi cifrari di Zodiac cercando di capire i metodi che lui aveva usato. E allora ho parlato del 408 e del 340 perché il 408 è il primo testo cifrato che Zodiac presentò, lo inviò diviso in 3 parti a 3 giornali di San Francisco. Vediamo in questa immagine il primo pezzo che lo inviò all'Examiner, il secondo al Chronicle, il terzo al Time Herald. Questo è il Chronicle che pubblicò i 3 pezzi tutti assieme qualche giorno dopo. Cioè sostanzialmente, io l'ho già detto nel video, ma le cose andarono così, che lui, Zodiac, fece il suo secondo delitto, la sua seconda aggressione, dove uccise una persona, l'altra era una coppia, l'altra rimase viva, e poi mandò qualche giorno dopo, siamo a fine luglio 69, mandò queste 3 lettere dove scriveva delle cose deliranti e chiedeva che questi messaggi criptati fossero pubblicati sui giornali, altrimenti lui avrebbe ucciso altre persone. I giornali li pubblicarono, poi uno di loro, questo, li pubblicò tutti e 3 assieme e una coppia di appassionati di enigmistica, una coppia di coniugi, dopo qualche giorno riuscì a decifrare questo messaggio, che si chiama 408 perché contiene 408 simboli, suddivisi in righe, sono 24 righe di 17 simboli ciascuno. Ogni pezzo separato è di 8 righe. Ecco, i coniugi si trovarono alle prese con un problema di sostituzione. Perché? Vediamo in questa immagine il documento elaborato in un modo più intellegibile. Come si vede, dentro ci sono sia delle lettere del nostro alfabeto, dell'alfabeto inglese, insomma, sia dei simboli che o sono lettere modificate, tipo rovesciate, oppure sono simboli inventati, triangoli, roba del genere. Questo perché? Perché in questo messaggio Zodiac applicò un metodo detto di sostituzione, che è il metodo più semplice di crittografia, dove a fronte di ogni lettera dell'alfabeto lui sostituì un simbolo differente che poteva essere scelto tra le altre lettere dell'alfabeto oppure anche simboli di fantasia. Io credo che tutti o molti, insomma, da bambini o anche da ragazzi avranno provato a fare una cifratura di una scritta. Cosa si fa? Si
si fa una tabellina dove si scrive sulla prima colonna, si scrivono tutte le lettere dell'alfabeto, nella seconda colonna si scrive il simbolo corrispondente che potrebbe essere scelto tra queste stesse lettere, tipo che ne so, la A diventa la D, la F diventa la B, la Z diventa la S e compagnia bella, no? Questo è una sostituzione 1 a 1, cioè si utilizzano le stesse lettere dell'alfabeto come codifica. Naturalmente chi deve leggere questo messaggio nella sua versione originale deve avere questa tabellina di conversione che è chiamata chiave. Per cui si va poi a prendere il messaggio, si mette accanto un foglio vuoto, per ogni simbolo si va a vedere nella tabellina cosa corrisponde e si mette la letterina nel foglio vuoto che pian piano si riempie con il messaggio originale. Questa è la sostituzione 1 a 1. Naturalmente si possono usare anche dei simboli al posto delle lettere, mantenendoci sempre nella sostituzione 1 a 1. 26 lettere dell'alfabeto inglese e 26 simboli utilizzati. Zodiac però fece qualcosa in più, perché questo metodo di cifratura ha lo svantaggio che è facilmente scopribile anche senza la tabellina, avvalendosi del fatto che alcune lettere, data una certa lingua, hanno una frequenza maggiore di altre. Nella lingua inglese, qui io ho preso l'immagine di Wikipedia, e questa è la classifica della percentuale di ciascuna lettera in un testo, diciamo così, medio. Ecco, in un testo medio, fatto 100 l'insieme totale dei caratteri usati, la E è presente con il 12,7%, cioè vuol dire che una lettera su 8 circa e qualcosa è una E. La T è presente nel 9% dei casi, cioè quasi una lettera su 11 è una T, e così via, no? Fino ad arrivare alla Z, che è la lettera meno presente di tutti, nello 0,05% dei casi. E allora cosa fa la persona che vuole decrittare un messaggio di questo tipo senza avere la chiave? Va a cercare, va a contare naturalmente, è un lavoro di pazienza, va a contare tutti i simboli che sono stati usati, li mette in ordine di numero di presenze e poi comincia a dire il simbolo più presente sarà quello più presente, sarà la E. Magari in quel testo, perché questa è una frequenza media, in quel testo la E non era così frequente, magari sarà la T, quello che viene dopo, e così via. Ci sono altri espedienti che si possono utilizzare che dipendono dalla posizione, diciamo dal fatto che alcune lettere sono vicine ad altre, oppure ci sono le doppie, cioè se si va a cercare dove ci sono due simboli uguali uno accanto all'altro, quella è una doppia, e magari si riesce a capire a quale parola appartenga. Tanto per fare un esempio, i due coniugi mi sembra di aver letto che furono aiutati dall'aver trovato la parola kill, dove dentro c'è la doppia L. Lì c'era il discorso che siccome era un assassino che scriveva, per cui non andarono a cercare la parola rosa, andarono a cercare la parola uccidere, roba del genere, no? E trovarono kill. Allora, qual è l'espediente che può utilizzare chi vuole crittografare un messaggio con questo metodo, correndo meno rischi e che sia capito senza la tabellina? È utilizzare più simboli a fronte di una sola lettera. Per cui avremo che, per esempio, la A, che uno potrebbe metterci, che ne so, la B, invece una volta ci mette la B, una volta ci mette la T, una volta ci mette un'altra cosa. E naturalmente, essendo questa corrispondenza uno a molti, i simboli totali che si devono usare sono più del numero delle lettere dell'alfabeto. Infatti Zodiac, che utilizzò questo metodo, detto metodo omofonico, usò 54 simboli diversi, dove dentro c'erano le lettere, ma c'erano anche trasformazioni di queste lettere e altri simboli così. Con questo sistema si appiattisce la frequenza delle lettere più frequenti, perché è chiaro che essendo la E presente nel 12,7% dei casi, se io la divido in 3 o 4 simboli, quel 12,7% diventa 3, diventa 4 e si avvicina a quello delle altre lettere, così via anche per le altre più frequenti. La Z, che è l'ultima, ha poco senso che venga associata a più di un simbolo perché è presente pochissime volte, no? Ecco, questo è il metodo che usò Zodiac in questo messaggio. In ogni caso,
lui usò il metodo della sostituzione, cioè ogni lettera del messaggio originale rimase al proprio posto, semplicemente venne sostituita da un simbolo differente. Anticipo subito che c'è un metodo un pochino più complesso, anzi più complesso, che si chiama trasposizione. Questo metodo puro non prevede il cambiamento del simbolo. Il simbolo rimane quello, la A rimane A, la B rimane B e così via. Però nel messaggio criptato la posizione dei simboli nel messaggio viene cambiata. Per cui se il messaggio inizia nel mezzo del cammin di nostra vita, facciamo un esempio, quel nel, N alla prima posizione e la seconda, L alla terza nel messaggio originale, nel messaggio crittografato si sparge chissà dove, no? La N da una parte, la E da un'altra, la L da un'altra, e così tutte le altre lettere. Naturalmente allora uno lo può fare a casaccio, no? Le lettere le mette in un'urna, le mischia e poi le riprende e le mette lì, no? E ottiene un messaggio, quello però nessuno riuscirà mai a decifrarlo. È chiaro che nel fare questa trasposizione bisogna che sia usato un metodo che chi legge il messaggio deve conoscere. Abbiamo visto in uno dei miei 4 video di Zodiac, quando io ho criticato il fatto che Amicone avesse indicato nella trasposizione colonnare il metodo che Zodiac avrebbe usato nel criptare, poi lo vedremo, i 18 caratteri finali del 408, ma lo vedremo poi. Io ho fatto vedere come funziona questo metodo. Il meccanismo è l'uso di una parola chiave che dà indicazioni su dove deve essere messa la lettera che è presente nel messaggio originale, nel messaggio criptato. Naturalmente chi riceve il messaggio criptato ha anche la parola chiave e con quella riesce a ricostruire il messaggio originale. Per cui ci vuole un metodo, ma in ogni caso in questo 408 Zodiac non utilizzò il metodo della trasposizione, che, attenzione, quel metodo può essere naturalmente combinato con il metodo della sostituzione. Cioè io posso prima sostituire i simboli originali con altri simboli e poi posso applicare al risultato una trasposizione. A questo punto è chiaro che rendo il messaggio criptato ancora meno facilmente leggibile da chi non conosce le chiavi, che in questo caso sarebbero due. Primo, una tabellina di conversione simbolo-simbolo, un metodo con il quale si spiega come sono stati spostati i simboli nel messaggio criptato. In ogni caso, ripeto, su questo 408 non ci fu nessuna trasposizione. Qui vediamo la decrittazione del messaggio. Ecco, vediamo le tre parti. Sotto ogni simbolo c'è la lettera corrispondente. Vi leggo la traduzione italiana, non vi leggo l'inglese perché il mio inglese è una cosa oscena, anche se sarò costretto a leggere qualcosa in inglese. Poi un giorno magari vi spiegherò a chi può essere interessato. C'è una ragione perché io sono così refrattario alle lingue estere, c'è una ragione, un giorno magari ve la racconterò. Le ultime 18, lo anticipo, le ultime 18 lettere di questo messaggio sono incomprensibili. Ebe, oriete, met, piti. Ecco, io dirò oriet piti, tanto per indicare questa sequenza, sono 18 caratteri. Gli altri invece sono comprensibili. Il testo in italiano è questo. Mi piace uccidere le persone perché è molto divertente. È più divertente che uccidere la selvaggina nella foresta, perché l'uomo è l'animale più pericoloso di tutti. Uccidere qualcosa mi regala l'esperienza più elettrizzante. È anche meglio che scatenarsi con una ragazza. La parte migliore è che quando morirò rinascerò in paradiso e tutti coloro che ho ucciso diventeranno miei schiavi. Non ti dirò il mio nome, perché cercherai di rallentare o fermare la mia raccolta di schiavi per la mia vita nell'aldilà. Facciamo qualche considerazione su questo lavoro di Zodiac, su questo messaggio. Allora, innanzitutto il metodo che lui usò è un metodo semplicissimo, semplicemente lui si mise lì,
mise in colonna tutte le lettere e accanto a ogni lettera mise i simboli che per quella lettera avrebbe usato. Poi scrisse il messaggio originale in un certo modo, magari in una bella griglia, si mise accanto un foglio bianco contenente la stessa griglia, cominciò a prendere la prima lettera, andò sulla tabellina di conversione e prese il simbolo. Poi sì, sono stati fatti anche studi quando sulla stessa lettera ci sono più simboli, come lui scelse questi tanti simboli, no? La sequenza con cui li scelse, la frequenza e così via. In ogni caso il lavoro è molto semplice. Nonostante questo, fece diversi errori di grammatica, che insomma è possibile che non siano, anzi è probabile che non siano errori di grammatica veri e propri, ma che siano errori di conversione. Cioè quando andò a leggere la lettera nella chiave di lettura sbagliò a prendere il simbolo e ce ne mise un altro, oppure lo stesso simbolo lo scrisse 2 volte, no? Perché magari non si era dimenticato di averlo scritto, che ne so, magari lo fece in più parti. Comunque ci sono degli errori. Gli errori sono questi: scrisse forest invece di foresta, scrisse experience invece di experience, cioè partì una I, rence, rience diventò rence, paradice invece di paradise, cioè mise una C al posto della S. E su questa storia di questo paradice poi anche oggi se ne parla tantissimo, no? Perché lui usò la parola paradice invece di paradise, paradise. Questa parola in verità esiste nell'inglese, ma è obsoleta. A quanto sembra è una parola che venne usata nemmeno per tantissimo tempo, qualche secolo fa, e poi non è stata più usata. E lui andò a prendere proprio quella, perché la gente ci ha fatto chissà quanti pensamenti, no, su questa storia. Io penso che le cose andarono così, questa è la mia ipotesi, naturalmente. Sono libero di formularla, come ne sono state formulate tante. La mia ipotesi è questa, è che paradice sia stato un errore come tutti gli altri, come gli altri che ho detto, Forrest, eccetera, eccetera. Nel momento in cui chi poi pubblicò il messaggio decriptato lo fece notare, e lui decise di utilizzare questo errore che aveva fatto come vezzo da portare avanti, e di lì in avanti continuò a usare paradice invece di paradise. Gli piacque, o magari nella mente di questi dementi qua, chissà cosa c'è, potrebbe anche aver voluto mascherare un errore che aveva fatto, per dire no, quello non era un errore, io ho voluto scrivere così perché mi piace scrivere così, ecco, una roba del genere, no? Questo secondo me è la spiegazione più logica dell'uso che poi lui avrebbe fatto di paradice al posto di paradise. Un altro problema di questa conversione che lui fece è che non rispettò la regola della sostituzione. Ogni simbolo che viene utilizzato nel messaggio criptato deve avere come corrispondenza una sola lettera. Cioè non può essere che a un simbolo che io utilizzo nel messaggio criptato corrispondono più lettere, perché altrimenti quando vado a convertire non so quale di queste lettere prendere. Sì, può essere che magari queste lettere poi devono formare delle frasi, io poi faccia delle prove e magari scelga la lettera che dà origine a una parola di senso compiuto, poi a una frase di senso compiuto, però comunque è un meccanismo che va a violare le regole della sostituzione, perché a fronte di una lettera io ho più simboli, ma non è possibile che io a fronte di più lettere abbia uno stesso simbolo. Zodiac violò questa regola, infatti ci sono, lo vediamo qui, dei casi in cui un simbolo corrispose a più lettere, vediamo il simbolo E, che non la lettera E, ma il simbolo E nel messaggio criptato, in 8 casi corrisponde a E, in un caso corrisponde ad S. Il simbolo I, che non è la I, ma è il simbolo I utilizzato nel messaggio criptato, in 10 casi corrisponde alla T di Torino, in un caso corrisponde alla O. Abbiamo il simbolo N, 5 casi corrisponde alla E, in un caso corrisponde alla T. E poi ce ne sono altri.
Cosa può essere successo? Perché Zodiac violò questa regola, no, che ho detto prima? Potrebbe averlo fatto di proposito, per rendere più difficile la decifrazione del suo messaggio. Però il fatto che l'eccezione sia limitata nella maggior parte dei casi a uno solo di questi casi, c'è un unico caso, il triangolino pieno, che è stato utilizzato 4 volte come A, 3 volte come S e una volta come I. Questo è il caso in cui c'è questa violazione, diciamo così, più macroscopica, no? Cioè ci sono i 4 casi di A e i 3 casi di S. Ecco, questo potrebbe far pensare che la cosa fosse voluta, no? Che ne so, magari può darsi che Zodiac si fosse accorto dell'errore, avesse voluto poi incrementare così questo utilizzo, un utilizzo particolare, non lo so, ma in ogni caso ci sono chiamiamoli questi difetti in questa conversione. Ma allora facciamo il punto su questo C408, Cypher 408, quello che è. Dietro c'era un grande esperto di crittografia? Io penso proprio di no. Cioè, crittografare un messaggio con questo metodo è alla portata anche dei bambini delle scuole elementari, insomma, magari non so, uno di quinta piuttosto che uno di seconda o di prima. È semplicemente un lavoro di pazienza, uno deve fare la tabellina, deve stare attento naturalmente a non utilizzare lo stesso simbolo per più lettere, insomma un minimo di accorgimento ci vuole, poi anche nella fase in cui si va a trascrivere il messaggio criptato bisogna stare attenti, però è un lavoro di pazienza, non è un lavoro di intelligenza, per cui direi che non servono assolutamente esperti di crittografia. Ma questo d'altra parte era anche prevedibile, no? Perché questo messaggio era stato decifrato in pochi giorni. Dove queste doti di crittografia, di esperto di crittografia, potrebbero essere state applicate, potrebbero emergere, diciamo così, è nel messaggio successivo, il 340. Detto 340 perché è formato da 20 righe di 17 simboli per 340 simboli. Questo messaggio venne inviato, diciamo, a fine delitti. Dopo il delitto del tassista, l'ultimo, Zodiac mandò questo messaggio, lo mandò attraverso questa cartolina, la famosa cartolina con la penna. Come si vede è quella cartolina famosa con la penna gocciolante di sangue. Il messaggio di Zodiac che dice questo. Qui è Zodiac che parla. Ho pensato che avevate bisogno di una bella risata prima di sentire le brutte notizie che non riceverete ancora per un po'. PS, potete mettere questo nuovo codice sulla prima pagina? Mi sento davvero solo quando sono ignorato, così solo da fare la mia cosa, da uccidere. E non posso farlo con questo. Poi scrive dicembre, luglio, agosto, settembre, ottobre, 7, dove questi sono i mesi in cui lui ha ucciso e 7 le persone uccise in totale. Ecco, anche qui c'è una minaccia, cioè se non verrà pubblicato questo messaggio criptato che lui allegò a questa cartolina, io ucciderò ancora. Il crittogramma con in fondo il simbolo di Zodiac, fatto di 20 righe, anche queste come le altre, di 17 caratteri. A occhio, dando così un'occhiata, si capisce già che lui cambiò qualcosa, perché ci sono dei simboli che nell'altro non ci sono. In effetti lui utilizzò 63 simboli, quando nel messaggio precedente ne aveva utilizzati soltanto 54. Vuol dire che anche qui utilizzò un metodo di sostituzione omofonico, estendendo il numero di simboli. Perché non è stato decifrato subito questo messaggio, come è successo nell'altro? Perché evidentemente Zodiac, assieme al metodo di sostituzione, utilizzò un metodo di trasposizione, quello che avevo raccontato prima, no? Cioè lui, una volta cambiati i simboli, li mise nel messaggio finale in una posizione diversa da quella originale. Potrebbe aver fatto il contrario, potrebbe aver prima cambiato la posizione e poi andando a prendere questo messaggio con le posizioni cambiate sostituendo le lettere con i simboli, è indifferente, no? Diciamo che è una proprietà invariantiva quella di utilizzare questi due metodi. E allora sappiamo che
questo messaggio ha resistito 50 anni perché è stato decriptato soltanto nel dicembre del 2020. A decriptarlo sono stati 3 appassionati. Questo è David Oranchak, sviluppatore di software della Virginia, un americano. A lui si sono aggiunti altri 2, Sam Blake, questo, un matematico australiano, e naturalmente non è che si sono incontrati in una stanza, penso, non si saranno parlati via, come succede oggi, via internet. E poi c'è anche un programmatore belga, Jarl van Eyck. Ecco, questi 3 appassionati sono riusciti a decifrare finalmente questo 340, no, che ha tolto il sonno a tantissima gente. Io mi sono avvalso, per spiegare a voi quello che io ho capito, di un video realizzato dal primo Oranchak. Vediamo qui questo video nel suo canale. Il video si chiama Let's Crack Zodiac, Episode 5, e il 340 è risolto. Questo è un video in inglese. Il mio inglese, lo ripeto per l'ennesima volta, è quello che è. Allora mi sono fatto aiutare da mio figlio, che l'inglese lo conosce molto bene. Abbiamo tirato giù i sottotitoli generati in automatico da YouTube. Lui li ha rimessi a posto e me li ha tradotti in italiano. Naturalmente i sottotitoli che erano in inglese, me li ha tradotti in italiano. Il video, che è breve, è un video di una quindicina di minuti, insomma, tutti lo potete vedere. Quelli che sono bravi in inglese non hanno bisogno della trasformazione di cui ho avuto bisogno io. In ogni caso io ne prenderò molte immagini per spiegarvelo. Questi 3 appassionati si sono avvalsi di un programma che si chiama AZ Decrypt, che è un programma freeware realizzato dal terzo di questi personaggi, da Eyck, che lo ha messo su una sua pagina in download, è gratuito, tutti lo possono scaricare. E questo sarebbe il software complessissimo che diceva l'appassionato. È un programma così, che tra l'altro mi sembra che deriva da un precedente programma, è una trasformazione, diciamo così, un miglioramento di un programma già esistente. Questo programma riesce, attraverso vari algoritmi che ha dentro, a tentare la decifrazione di messaggi dei quali non è nota la chiave, secondo appunto tante regole, perché ci sono tanti sistemi con cui un messaggio può essere crittografato. Questo programma, vediamo qui la mascherina, una delle sue pagine. Come si vede ci sono varie funzioni, ci sono vari metodi. Chi ha voglia, io non l'ho fatto, chi ha voglia può scaricarselo e può divertirsi a sottoporgli magari dei messaggi criptati da lui stesso per vedere come reagisce, no? Ecco, usarono questo programma che non è che da solo bastò, naturalmente, ci volle molto così, diciamo, un modo opportuno di dargli in pasto il messaggio, questo lo vedremo. In ogni caso questo programma, immagino, no, che al suo interno avrà degli algoritmi che gli consentono la costruzione di tante frasi a partire dal messaggio che gli viene dato in pasto. Il programma, io credo che in base alla lingua che sarà impostata, andrà a cercare di scegliere le combinazioni che hanno un senso, no? Che tirano fuori delle parole, delle frasi che in qualche modo abbiano un senso. Penso che il programma naturalmente funziona così. A questo programma venne dato in pasto il messaggio di Zodiac, il 340, e questo programma aveva la doppia difficoltà di convertire ogni simbolo in una lettera e mettere queste lettere in posizioni opportune che non erano quelle di partenza. E questo programma, a quanto si vede nel video, lavorò parecchio fino a che in uno dei suoi risultati cominciarono a vedersi delle parole significative. Lo vediamo qui, venne fuori "Hope you are trying to catch me or the gas chamber". Queste sono delle parole significative inserite in frasi. Spero tu sia
cercare di prendermi, o la camera a gas, è la camera a gas che chiama Zodiac naturalmente, no? Per cui i tre ricercatori, questo non lo spiega bene il video, no? Però da questo fatto ebbero degli indizi per cambiare il modo in cui dovevano dare in pasto il testo a questo programma. E infatti lo divisero in tre parti. Questa è stata, a quanto si capisce, la mossa vincente. Lo divisero in tre parti. In che modo? Lo vediamo qui. La prima parte di 9 righe, la seconda parte di ancora 9 righe, la terza parte, le righe rimanenti, che sono soltanto 2. Lo divisero in tre parti e sottoposero ad AZ Decrypt una parte per volta, cominciando dalla prima. Il primo lavoro che fu fatto fare ad AZ Decrypt fu sul primo pezzo, sulle prime 9 righe, usando un meccanismo di spostamento dei simboli che è un po' come la mossa del cavallo. Lo vediamo in questo filmato. First, start in the upper left corner, write out that symbol, move down 1, and then move over 2. Write out that symbol. Continue until you get to an edge. Then jump around to the opposite edge and keep going. Cioè, in sostanza, il primo simbolo in alto a sinistra venne lasciato nella sua posizione. Per trovare il simbolo che gli stava accanto nel messaggio di partenza, quello che sarebbe stato il messaggio di partenza, si andò sotto di una posizione e a destra di 2. Il filmato comunque lo ha fatto vedere e si prese la seconda lettera. La terza lettera si andò ancora sotto di 1 e a destra di 2. Poi quando si arriva in fondo sul lato destro si ricomincia dal lato sinistro, come il filmato ha mostrato. A questo modo i simboli vennero ridisposti secondo questa griglia, la vediamo qui. A questo punto questi simboli ridisposti, cioè sostanzialmente era stata fatta una trasposizione inversa rispetto a quella che si presume aveva fatto Zodiac, a questo punto rimaneva il problema della sostituzione, cioè cercare di capire questi simboli a quali lettere corrispondevano. Però è chiaro che essendo disposti presumibilmente nel modo originario, la sostituzione era molto più semplice. E infatti il programma cominciò a lavorare, però stranamente tirò fuori delle frasi incomprensibili e sparirono anche quelle frasi che abbiamo visto prima. Sparirono sia lo "Hope you are trying to catch me", sia "or the gas chamber" e così via. A questo punto i ricercatori potevano pensare che quel metodo di spostamento delle lettere secondo la mossa del cavallo non fosse quello giusto. E invece questi insistettero. Cosa fecero? Andarono a dire al programma che lo consente di fissare queste frasi senza operare spostamenti di simboli su di loro. C'è una funzione che si chiama crib grid, dove si possono indicare dei simboli che non devono essere spostati. A questo punto fu ripetuta la sostituzione, il programma lavorò ancora, però quei simboli lì corrispondenti a quelle frasi non vennero spostati e poi il risultato venne sottoposto alla parte di sostituzione e si cominciò ad avere un messaggio intellegibile. Eccolo qua, un messaggio che ha dentro degli errori, delle imperfezioni, ma è comprensibile. I hope you are having lots of fun in trying to catch me, that wasn't me on the TV show. Eccolo qua, on the TV show. E qui ci fu un po', oltre al fatto che erano frasi di un certo significato, ci fu la verifica che queste frasi erano proprio quelle che aveva voluto intendere Zodiac, perché in questo messaggio c'è il riferimento a un evento che era accaduto un paio di settimane prima dell'invio di questo messaggio, che era una telefonata che aveva fatto un sedicente Zodiac, uno che si era qualificato come Zodiac, a un programma televisivo dove era presente l'avvocato Belli. Questo personaggio aveva telefonato dicendo di essere Zodiac, chiedendo di essere fermato, che non voleva andare nella camera a gas e così via, no? E per cui i tre ricercatori cominciarono a capire di essere sulla strada giusta.
Infatti il messaggio, lo leggo in italiano, dice così: spero che vi stiate divertendo molto cercando di prendermi. Non ero io quello nello show televisivo che ha fatto il punto su di me. Non ho paura della camera a gas, perché eccetera eccetera. Fortuna volle che tutti i 63 simboli totali del messaggio completo erano già presenti in queste prime 9 righe, per cui sostanzialmente da queste prime 9 righe venne desunta la chiave completa di sostituzione, e questo naturalmente rendeva più facile approcciarsi alle due parti successive, nelle quali magari Zodiac poteva anche non aver utilizzato lo stesso metodo di trasposizione della prima parte. Allora, questa è la chiave di sostituzione. Come si vede, alla A corrispondono 5 simboli, alla B ne corrispondono 2, alla C 1 e così via. Mancano alcune lettere che evidentemente nel messaggio non ci sono. Vedo che manca la Z, ma si sa che la Z è una lettera rara. Allora, a questo punto si cominciò col dare in pasto ad AZ Decrypt il secondo pezzo con i simboli già sostituiti, chiedendo al programma di ridisporli, però venne fuori così un messaggio che sembrava non avere significato. Eccolo qua. Un messaggio che, al contrario del primo, che era intellegibile, aveva soltanto qualche piccolo difetto, questo qua no. Però a guardar bene qualche parola si vedeva. Because, have, slave, c'è addirittura Paialice che assomiglia a Paradice. E questo cosa fece pensare ai 3 ricercatori? Che Zodiac non aveva utilizzato un metodo diverso per questa seconda parte di trasposizione, quello della mossa del cavallo, no? 1 sotto e 2 a destra. Aveva utilizzato lo stesso metodo, però è possibile che avesse fatto degli errori e che questi errori avessero generato negli algoritmi di AZ Decrypt diciamo delle amplificazioni che avevano portato a una frase che nel suo complesso non era leggibile, anche se alcuni pezzi lo erano. Allora a quel punto cercarono di capire che tipo di errore poteva aver fatto Zodiac nel passaggio dal messaggio da criptare al messaggio criptato. Però prima di andare a vedere il lavoro di ricerca di questi errori, il video passa a guardare la terza parte, quella di 2 sole righe. Per cui anche noi facciamo così. Allora, le righe sono soltanto 2. Qui vediamo in alto le 2 righe nei simboli codificati. Sotto vediamo la trascrizione di questi simboli secondo la chiave che è stata scoperta sulla prima parte. Innanzitutto i ricercatori pensarono che il numero di righe erano troppo poche per applicarvi la regola della mossa del cavallo, no? Quella che abbiamo visto prima. Zodiac doveva aver utilizzato un altro metodo e capirono subito che aveva utilizzato un metodo molto semplice. Vediamo qui in alto, vediamo le 2 righe con le parole che emergono. I will, easy, that. Sotto vediamo le stesse 2 righe con parole che emergono ma invertite. Vediamo che all'inizio c'è a feel che si può leggere al contrario con life e poi c'è la famosa Paradice che è stata messa al contrario e ci dà rap. Paradice. Allora, se noi adesso andiamo a invertire le parole che sono state invertite e a mettere gli spazi, si legge tranquillamente Life will be an easy one in paradise that, che è una frase diciamo intellegibile, anche se quel that finale torna poco, poi vedremo che c'è un motivo. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che nella trasposizione di queste 2 righe lui non usò nessun metodo particolare, semplicemente andò a cercare delle parole e le invertì. Ecco, ricordiamoci di questo modo, di questo sistema che lui usò, perché ci servirà poi per ragionare sulle 18 lettere del precedente messaggio che a tutt'oggi non sono ancora state capite. A questo punto i ricercatori andarono a cercare di capire quali erano gli errori che Zodiac aveva fatto. Qui lo vediamo in questa ricerca del carattere da mettere accanto con la mossa del cavallo.
si ottengono delle parole evidentemente sbagliate. Si vede che in marrone ho OV che evidentemente doveva essere now. C'è in azzurro ensug che i ricercatori pensarono che doveva essere enough, enog. Slaver in viola doveva essere slaves, cioè schiavi, e fov in verde doveva essere for. Tutti questi errori sono concentrati nella riga dove si legge OSRV. È quella la riga sbagliata. Ma questa riga come avrebbe dovuto essere perché le parole che abbiamo visto fossero corrette? Avrebbe dovuto essere shiftata a destra di 1, cioè sostanzialmente al posto di OSRV avrebbe dovuto esserci NOSR. Cosa pensarono i ricercatori? Che era stata dimenticata una lettera prima di loro che poi era stata inserita dopo, e questa lettera era la H. Questa H Zodiac se l'era dimenticata tra le due R e l'aveva messa in fondo. Se si rimette tra le due R si ottiene questa disposizione in cui le parole che erano sbagliate diventano corrette. E questo è l'errore che aveva dato origine nel programma Z-Decrypt a quelle frasi prive di senso. I ricercatori però notarono che c'era anche un altro problema, oltre questo, che era quello delle due parole life is, che come si vede nel messaggio non trasposto, cioè nel messaggio criptato, sono presenti già intellegibili, in alto a destra, life is. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando Zodiac andò a ricopiare queste lettere non le cambiò di posizione, ma le lasciò nella posizione originale. E il programma AZ-Decrypt fortunatamente aveva la funzione di bloccare delle parti, per cui in questo lavoro di spostamento secondo la mossa del cavallo gli fu detto di lasciare, di non toccare life is. E vediamo in questo filmato il risultato. And remember, we are going to skip the life is part. Come si vede, quando il programma arriva a life is non le tocca, le lettere di life is non le tocca. A questo modo, sia correggendo l'errore precedente, sia imponendo questo blocco, si ottenne un testo, diciamo, intellegibile. Lo vediamo in alto. In questo testo non è presente il life is, che appunto è stato escluso dalla conversione. Quel life is poi è stato messo in fondo, lo vediamo nella parte sotto. A questo punto andiamo a vedere la versione definitiva che è questa. La versione definitiva con i tre pezzi messi uno accanto all'altro, naturalmente. Io vorrei far notare che c'è questo life is life, nella penultima riga, is poi life, che messo lì non ha molto senso. Io non ho trovato spostamenti, ma io penso che questo is life vada messo dopo that, vada spostato. Infatti la versione corretta dovrebbe essere questa. Io penso che esista questa versione corretta, solo che io non l'ho trovata, ma mi sembra logico, no? Che questo is life debba essere messo in fondo. E a questo punto vediamo come suona in italiano. Spero che vi stiate divertendo molto nel cercare di prendermi. Non ero io quello che nel programma televisivo che ha messo un punto su di me. Non ho paura della camera a gas perché mi manderà in paradiso prima. Perché ora ho abbastanza schiavi che lavorano per me, dove tutti gli altri non hanno niente quando andranno in paradiso. Quindi loro sono spaventati dalla morte. Io non sono spaventato perché so che la mia vita sarà una vita facile in paradiso. La morte è vita, that is life, come parte finale. E insomma, come si vede, questo messaggio che è costato il sangue, nella sua decifrazione, non conteneva niente di interessante. Cioè c'erano in molti che speravano che dentro questo messaggio ci sarebbe stata la rivelazione, diciamo, dell'identità di Zodiac o comunque degli elementi
che avrebbero consentito di individuarlo. No, non c'è niente di tutto questo, sono le solite frasi deliranti, ma in ogni caso io penso che questi 3 ricercatori si ritennero molto molto contenti, soddisfatti di essere riusciti a decrittarlo. Ma allora facciamo delle considerazioni su questo secondo messaggio che è stato così difficile da decifrare. Io penso che anche su questo dietro non ci si possa vedere nessun particolare esperto di crittografia. Cioè è vero che Zodiac probabilmente, scottato dalla facilità con la quale venne decifrato il suo primo messaggio, lui sperava che questo messaggio avrebbe creato più problemi, no? Che si sarebbero tradotti in articoli maggiori sull'argomento. Venne decrittato subito e la cosa finì abbastanza presto. Lui con questo secondo cercò di rendere la vita più difficile a chi doveva decrittarlo, e anche per il fatto che ci mise dentro degli errori rese davvero la vita molto più difficile. Però, cioè, questo meccanismo di prendere per avere la lettera accanto nel messaggio criptato, di andare a prendere la riga sotto e spostarsi di 2 a destra, cioè che ci vuole l'algebra per inventarsi un meccanismo del genere. Cioè uno ne avrebbe potuto inventare molti altri, con spostarsi di 4 a destra, di 1 sotto e così via. No, non è che ci vuole l'algebra. Io penso che questo tipo di meccanismo è alla portata di qualsiasi persona, insomma, che se si mette lì ci perde un po' di tempo. Per cui, prima parte simile alla precedente, sostituzione con estensione del numero di simboli e cambiamento rispetto ai precedenti, si aggiunge questa seconda parte con questa trasposizione secondo un meccanismo che non è così difficile da inventare. Però nonostante questo, Zodiac ci perse del tempo, però fece degli errori. E poi forse, magari quella storia del Life Is potrebbe essere stato non un errore, ma un modo per rendere più difficile la decrittazione. Però io ritengo che non si possa certamente parlare di esperto di crittografia. Va bene, allora abbandoniamo il 340 per ritornare sul 408. Sul 408 lo sappiamo già, chi ha visto i miei video su Zodiac lo sa, e naturalmente tutti gli appassionati di Zodiac lo sanno. Nel 408 gli ultimi 18 caratteri sono rimasti indecifrati. Cioè, allora, noi abbiamo la frase che viene fuori convertendo i simboli secondo la chiave utilizzata per i precedenti, che è la famosa frase Eberoriete piti piti, diciamo, è difficile pronunciarla, tanto per intendersi, è quella che finisce con piti. Ecco, questa frase è rimasta indecifrata, cioè frotte di appassionati ci si sono messi, hanno cercato di capire cosa ci poteva essere dietro. Qui è chiaro che le possibilità sono 2. O Zodiac ha cambiato la chiave rispetto alle righe precedenti, cioè la chiave di sostituzione intendo. La frase ebe, oriete, eccetera, eccetera, viene fuori applicando la stessa chiave, no? Simbolo, lettera, come quelli precedenti. Magari cambiò questa chiave, mettendoci delle corrispondenze differenti. Oppure usò un metodo di trasposizione, andando a cambiare la posizione delle lettere all'interno di questi 18 caratteri. In questa seconda possibilità, in questo secondo scenario, qual è il modo di risolvere questo enigma? È quello di fare un anagramma, cioè di cercare di trovare in questi 18 caratteri delle posizioni che danno origine a una frase intellegibile. Però sono 18 caratteri, non è che anagrammare 18 caratteri è difficile, no? Cioè ci vuole un po' di tempo, ma insomma non sono 100 caratteri, 500 caratteri. Si possono cercare, io ho provato, no? Ho scritto una lettera su ogni rettangolino, poi mi sono messo lì e ho provato a cercare, ma così sapevo che non avrei trovato niente, no? Perché prima di me lo hanno fatto migliaia di altri. Però è semplice, no? Si fanno delle prove, naturalmente
ci sono delle lettere che devono essere vicine una all'altra, per cui tante combinazioni vanno escluse. Non si possono mettere 3 consonanti una accanto all'altra, no? Insomma, è abbastanza facile fare degli anagrammi, però nessuno è riuscito a trovare delle parole che avessero un senso. Nessuno, escluso uno che lo vediamo tra un po'. Alla fine il discorso è che si dovrebbe fare una trasposizione. In ogni caso, tra le varie possibilità, tra le varie ipotesi che sono state avanzate, io ne scelgo 2 perché sono state avanzate delle ipotesi, cioè una volta che si è capito che l'anagramma non funzionava, si sono cercate altre strade. Io ne indico 2. La prima è questa. Questo è il messaggio originale, però come si vede c'è una riga che è stata aggiunta, quella con i caratteri grandi, all'inizio del terzo pezzo e è sparita all'ultima riga. Questo perché? Perché chi ha ipotizzato questa soluzione ha pensato che Zodiac potrebbe aver tralasciato nel scrivere la terza parte di questo messaggio, ha tralasciato la prima riga. Questo perché questa prima riga è lone or stray people, nella riga sotto c'è una E come c'è in questa prima riga ipotetica. Ecco, chi ha immaginato questo errore ha pensato che Zodiac potrebbe essere stato indotto dal fatto che c'è questa E anche sotto, per cui nel trascrivere si dimenticò questa riga. Poi, arrivato in fondo, per fare il conto pari, riempì il messaggio con questi 18 caratteri che oggi abbiamo. C'è un inconveniente che tra questi 18 caratteri ce n'è uno che inizia alla fine della penultima riga, per cui non è tutto sull'ultima riga. Ecco, secondo chi ha pensato questa cosa, quella lettera finale della penultima riga avrebbe dovuto essere Z, per indicare, immagino, Zodiac. Qui si potrebbe dire, ma Zodiac, quando mandò questo crittogramma, non si era ancora qualificato come Zodiac. Si qualificò come Zodiac, scegliendosi questo nomignolo, in una lettera successiva di qualche giorno. E qui ancora non si era qualificato, però questo conta poco, perché si potrebbe anche pensare che già qualche giorno prima avesse avuto in mente questo nome, anche se non l'aveva ancora scritto. Magari questa era la prima volta che si presentava, no? Con questa Z, per cui potrebbe essere anche questo il motivo. Poi, quando si rese conto che aveva bisogno di mettere anche un'ulteriore riga, rinunciò a mettere questa Z e la riempì con caratteri così di fantasia, compresa questa Z. Questa è una prima ipotesi. Una seconda ipotesi è quella che invece prevede che la chiave di criptazione di questi 18 caratteri non sarebbe la stessa dei caratteri precedenti. Cioè Zodiac avrebbe voluto indicare qualcosa in questi 18 caratteri cambiando chiave. E chi ha fatto questa ipotesi ci ha letto, vediamo qui, I am the Zodiac Killer. Io non so come sono arrivati, hanno fatto dei ragionamenti per arrivare a questa conclusione, no? Però io personalmente vedo già che ci sono dei problemi, perché ci sono in questi 18 caratteri 3 casi di carattere ripetuto. C'è il cerchietto con il puntino, c'è la E e c'è la I. La I, cioè la nostra I, che è il simbolo che Zodiac ha utilizzato, è anche la E, e c'è il cerchietto. Questi 3 caratteri sono doppi, utilizzati 2 volte. Si va a vedere in questa scritta I am the Zodiac Killer, il cerchietto nelle 2 volte vale 2 lettere diverse, vale sia una I che una D. La E, anche lei vale 2 lettere diverse, sia la M che la A. E la I vale 2 lettere diverse, sia la O che la E. Questo viola le regole della sostituzione omofonica, nella quale a fronte di un simbolo ci deve essere solo una lettera, perché altrimenti la decrittazione non è univoca. Zodiac aveva già fatto questo errore nei caratteri precedenti, però abbiamo visto su 8 casi aveva sbagliato una volta, qui sui 18 è difficile pensare che su questi 18 caratteri avrebbe sbagliato addirittura 3 volte, no? Io penso che non sia possibile, per cui escluderei questa soluzione. Io non lo so, naturalmente io non ho nessun titolo per formulare delle ipotesi, posso solo dire che quella della perdita della riga
mi sembra francamente abbastanza plausibile. Oppure, terra, la più semplice di tutte, è che Zodiac avesse scritto il suo messaggio e poi, siccome non formava pezzi giusti tutti uguali, nell'ultimo avesse aggiunto queste lettere a casaccio. Qualcuno dice no, ma in questo caso avrebbe potuto agire sul messaggio estendendolo oppure andando a trovare una combinazione che gli consentiva comunque di avere 3 pezzi di lunghezza assolutamente uguale. Sì, questo è possibile, no? Ma magari quando si è accorto che non era così non aveva più voglia di star lì a riscrivere le cose, chi lo sa. Io penso comunque che questi 18 caratteri non vogliono dire assolutamente nulla. Perché? Perché allora ho già spiegato, o è completamente diversa la chiave di sostituzione, però perché Zodiac avrebbe usato una chiave diversa per questi 18 caratteri? Oppure c'è una disposizione diversa dall'originale, però in questo caso attraverso gli anagrammi ottenere l'originale dovrebbe essere molto semplice, ma nessun anagramma ci è mai riuscito. Escluso il genio italiano della decrittazione Francesco Amicone. Lui non se la prenda se io ci scherzo un po'. Lui ha fatto un video dove mi ha preso un po' in giro, io non me la sono presa, spero che non se la prenda nemmeno lui, no? Amicone che in questi 18 caratteri ci ha letto qualcosa, anagrammandoli. Io avevo criticato il fatto che lui avesse accampato l'utilizzo di un metodo per fare questo anagramma, un metodo classico di trasposizione che è la trasposizione colonnare. Lo aveva scritto nel suo sito, lo vediamo qui. Io gli ho dimostrato che quella trasposizione colonnare classica non dà origine alla frase che dice lui. Allora lui c'è stato, lui dice, ha riconosciuto di non aver spiegato bene, ha cambiato un po' il tiro, si capisce che ha usato un metodo un po' misto, usando la trasposizione colonnare per una parte della frase, poi andando a fare così altri mastruccamenti, alla fine poi ha ottenuto la frase che voleva ottenere. Io penso che lui abbia fatto così, lui è partito da queste 18 lettere e come me si sarà messo lì con le letterine oppure così a mente, ha fatto un anagramma, ha trovato una frase e poi ha cercato di arrivare a quella frase attraverso un metodo matematico, ma non c'è riuscito perché non ha trovato un metodo matematico lineare, ha trovato un metodo matematico fatto di trucchi che non io, questo è il mio parere, non ha significato, cioè in quelle 18 lettere Zodiac, se appunto le avesse volute anagrammare, ma non avrebbe usato nessun metodo, le avrebbe anagrammate così, semplicemente come ha fatto con le due righe finali del 340, no? Lì ha usato un metodo di anagramma molto banale, molto semplice, praticamente ha anagrammato soltanto alcuni pezzi, addirittura semplicemente rovesciando le parole, no? Cioè ha fatto una trasformazione banalissima. Io penso che su 18 caratteri non si sarebbe messo lì a andare a cercare dei metodi particolari di spostamento delle lettere. Avrebbe dovuto usare dei metodi matematici se avesse voluto che qualcuno fosse arrivato a capire quello che c'era dentro una volta avuta la chiave. Cioè se lui avesse mandato questo messaggio a un suo complice, per esempio, avrebbe dovuto a un suo complice che abitava, che ne so, in un altro continente, avrebbe dovuto mandare a questo suo complice il metodo con il quale aveva fatto questa trasposizione, perché altrimenti il complice non ci capiva nulla. Però non era questa la sua necessità, cioè lui voleva semplicemente mettere lì un messaggio che poi qualcuno lavorandoci avrebbe capito e se c'era da fare un anagramma 18 lettere non c'era bisogno di nessun metodo. Ma andiamo a vedere la frase che Amicone ha letto in questi 18 caratteri. Cioè Amicone ha pensato che in questi 18 caratteri Zodiac avesse voluto codificare questa frase: I drink and tope I'm the it. Cioè io bevo e tracanno, tope è un verbo gergale, credo, non so, una roba così che significa bevo alcolici, una roba del genere. Lui dice io bevo e tracanno
sono la hit, sono il meglio, una roba del genere. Però se si va a vedere, sia come numero di caratteri, sia come caratteri stessi, i conti non tornano, con la frase eberiote, eccetera, eccetera, no? Perché non sono gli stessi caratteri, cioè la K per esempio in eberiote non c'è nemmeno la D mi sembra. Per cui non è possibile da questa frase anagrammata arrivare alla frase finale, quella che tutti conosciamo, no? Allora, cosa ha fatto Amicone? La prima modificata dicendo il mio Zodiac era un italo-americano, conosceva l'italiano, poi sarebbe diventato il mostro di Firenze, per cui alcune parole le ha convertite in italiano, non è molte. Lui ci ha letto, facendo tornare conti con i 18 caratteri, i, bere e tope, I'm the it. Come si vede c'è la parola italiana bere e poi c'è la parola italiana e. Cioè il drink sarebbe diventato bere e land sarebbe diventato e. Cioè Zodiac si sarebbe messo lì, avrebbe detto io voglio comunicare a tutti questa mia frase I drink and tope I'm the it. E qui già uno dice ma perché? Cioè con tutta la storia del paradiso, delle varie cose, che c'entra questa frase? Cioè non è una frase particolarmente importante da meritare una codifica separata, cioè se ci fosse stato dentro il nome. Tra l'altro Amicone, prima di avere questa pensata a drink and tope, aveva letto in questi 18 caratteri Giuseppe Bevilacqua, attenzione. In un articolo che si può trovare in rete c'è proprio questa sua ipotesi che ci fosse scritto Giuseppe Bevilacqua. A quel punto con naturalmente una chiave diversa. Lui scrive Giuseppe e poi la seconda parte Bevilacqua anagrammato, però nell'articolo che ho letto io non dice come è stato anagrammato. In ogni caso quel Giuseppe iniziale fa cadere ancora nel problema della non univocità dei simboli, perché il primo simbolo è un cerchietto che c'è ancora e se noi ci si mette Giuseppe quel cerchietto sarebbe la G, ma poi la G nel resto non c'è, per cui già quello fa capire che Giuseppe Bevilacqua non poteva esserci scritto, che poi tra l'altro non si chiama nemmeno Giuseppe ma si chiamava Joseph. Però poi Amicone ha abbandonato questa possibilità e è passato a drink and tope, no? E mettendoci questa strana frase mezza italiano e mezza in inglese. Drink and tope I'm the it, ai bere e tope I'm the it. Tra l'altro di parole italiane qui ce n'è anche un'altra, c'è tope. Adesso non fatemi dire cos'è, però è sicuramente una parola più simpatica di Tracanno. Forse Zodiac voleva dire io bevo e vado a donne, sono il meglio. Cioè insomma lavorando di fantasia si può arrivare anche a questo, no? In ogni caso Amicone è arrivata a questa frase mezza inglese e mezza italiana e poi da questa frase anagrammandola è arrivato a eberoiete eccetera eccetera. Ma anagrammandola come? Lui ci ha voluto applicare quel meccanismo di trasposizione colonnare applicandola solo a una parte eccetera eccetera, che io non è che mi sono stato lì a guardare troppo questi passaggi che lui ha fatto, li ha messi sul suo sito, ma allora, se veramente Amicone vuole spiegare come Zodiac è arrivato ad avere eberioete piti piti, partendo da Aibere in tope, ci deve far vedere, deve dimostrare i suoi passi, cioè partire. Allora, il primo passo l'abbiamo visto, avrebbe trasformato la frase a drink and tope in ai bere e tope, e va bene. E questo, diciamo, prendiamolo come possibile, non lo so, mi sembra un po' strano, ma prendiamolo come possibile. Però poi da lì avrebbe dovuto fare tutti questi mastruccamenti per arrivare a eberoiete, ecco. Amicone vuole scrivere da qualche parte quali sono tutti questi passaggi? Perché lui ha fatto il contrario, cioè lui è partito dalla frase finale eberoiete e da lì è arrivato alla frase di partenza. Io gli direi di fare il contrario, cioè di fare esattamente quello che ha fatto Zodiac. Vabbè, io non so se Amicone lo farà,
Per quanto mi riguarda, io direi che l'argomento Zodiac per me si conclude qua, insomma, cioè io credo di aver fatto capire, non è una dimostrazione, perché qui non siamo in matematica, non siamo nemmeno che ne so, in un processo dove ci sono delle prove, qui sono un po' dei ragionamenti, poi ognuno li valuta per quello come li vuol valutare. Però io credo di aver così fatto capire che quel grande enigmista, quel grande crittatore che alcuni pensano sia stato Zodiac è un'immagine sbagliata, cioè Zodiac semplicemente applicò dei metodi che sono alla portata di tutti. Probabilmente se non avesse fatto gli errori che ha fatto, la decifrazione di questo 340 non avrebbe avuto bisogno di 50 anni e nemmeno del programma AZ Decrypt. Per il momento vi saluto.